Piccolo quiz, però non dovete barare, non dovete andare avanti. Che cos'è questo? Opzioni: A, un cono gelato, B, oggetto non identificato, C, bambù. Avete 3 secondi, 1, 2 e 3, poi dovete scriverlo qui sotto. Allora, questo è bambù. L'avete mai visto? Guardate come è fatto. Questo è già pronto per essere naturalmente mangiato. E con il bambù che cosa ci si fa? Le canne per sostenere i pomodori? No, questo è per mangiare. Si fa uno dei piatti, poi fondamentalmente tra i più famosi che si trovano nei ristoranti cinesi, ovvero il pollo con manzo e il pollo con bambù e funghi. Sì, effettivamente c'è anche la versione del manzo, però ho visto normalmente, poi lo chiedevo anche al ristorante cinese, che tendenzialmente preferiscono le persone prendere il pollo. Non so se questo qui è vero o non è vero, però così mi hanno detto. Dai, andiamo a fare. La prima cosa da fare è un petto di pollo intero, già pulito, levate tutte le nervature, levato l'ossicino che c'è nel mezzo, e ora va tagliato a pezzettini piccolini. Quando comincia a diventare più grande lo dividete a metà. Tagliato il pollo si va a marinare e ora vi dico anche tutti gli ingredienti che servono. Ah, naturalmente qui sotto trovate tutto l'elenco per bene dettagliato degli ingredienti che servono per tutte le fasi della ricetta. Naturalmente trovate anche la possibilità di iscrivervi, la possibilità di dire mi piace, non mi piace, di commentare. I commenti sono molto graditi, davvero. Allora, cominciamo con maizena, mani oppure cucchiaio come volete, ma fatela aderire abbastanza bene. Bicarbonato di sodio, salsa di soia, salsa di ostriche e olio di sesamo. Mi ero dimenticato la cosa più importante, perché è veramente importante, il vino cinese. Non vi fate spaventare dagli ingredienti, questi sono ingredienti che si trovano veramente dappertutto, ormai in quasi tutti i supermercati, ma poi è facilissimo comprarli online, anche noi lo facciamo così. Pellicola. Ora lasciamolo marinare 1, 2 ore, 3 ore, non vi preoccupate. Una cosa importante, d'estate, ovvero quando la temperatura è superiore ai 20 gradi, in frigorifero, altrimenti l'inverno la potete lasciare anche fuori. Ci vediamo dopo. Ci siamo, il pollo ormai è marinato poco più di 2 ore, non è che l'ho fatto marinare tantissimo. Aglio tritato, zenzero tritato, mi raccomando fatelo piuttosto piccolino. Un po' di olio, mettiamo direttamente nel wok. Considerate massimo, devono prendere solo calore, ma massimo 1 minuto. Il tempo che serve nel frattempo per miscelare bene quelli che sono i liquidi per la cottura. I liquidi per la cottura sono acqua, salsa di soia normale, salsa di soia densa, miscelate bene, e poi aggiungo la maizena già sciolta nell'acqua. Per scioglierla bene naturalmente utilizzate acqua fredda, così non si creano grumi. Ora si va a far saltare il pollo. Se avete un wok è preferibile, perché? Perché il wok è fatto di lamirino, quindi il calore lo prende immediatamente. Mettetelo anche su un fuoco bello brillante, il fuoco più potente che avete, perché questa cottura non deve durare tanto, altrimenti si rischia poi di avere un pollo lesso. Il pollo sta rosolando, abbiamo ancora un paio di minuti, vado a preparare i funghi. Che tipo di funghi? I funghi sono i funghi shiitake, si trovano facilmente. Anche questi si trovano secchi, vanno fatti reidratare. Considerate, in acqua fredda ci vorrà circa un'ora, se mettete l'acqua a 80 gradi circa in 10 minuti sono pronti. E ora li affettiamo. Lasciateli a pezzettini non troppo piccoli. Quando il pollo è rosolato, poi lo vedete quando comincia a prendere questo colore ben rosolato, andate ad aggiungere i funghi.
Vedete? Praticamente il liquido, quello che era della marinatura, ormai è scomparso. Io vi posso dire i tempi, 2 minuti, 3 minuti, però se andate a vedere qual è il momento giusto è quando c'è solamente l'olio sul fondo, perché il liquido è stato completamente assorbito. Ora invece qui è una questione di tempo. Avete messo i funghi, è passato circa un minuto e mezzo, il liquido di cottura. Giratelo ancora perché la maizena ha questa grande capacità di depositarsi sul fondo alla velocità della luce. E aggiungete tutto. Praticamente la ricetta è finita, ora abbiamo un paio di minuti. Un paio di minuti che servono per il terzo elemento essenziale di questa ricetta, il bambù. Il bambù è già cotto, va messo solamente per riscaldarsi. Affettatelo come volete, io lo divido a metà e lo faccio a fettine abbastanza fini. Guardate com'è cremoso. Basta, ci siamo. Ora si aggiunge il bambù e si lascia un minuto a insaporire. Stop. In realtà c'è l'ultimo ingrediente segreto e qui ci saranno gli obiettori di coscienza che diranno no, fa male. Guardate, non fa male assolutamente niente. Un po' di glutammato dà quella sensazione umami al piatto che è fantastico. Per presentarlo e per dare, secondo me, freschezza, cosa che non sempre si trova nei ristoranti cinesi, un po' di cipollotto, la parte verde ci sta in un modo favoloso. Stavo pensando una cosa, in Italia si mette il prezzemolo dappertutto, tant'è che esiste il detto sei come il prezzemolo, no? E in Asia che fanno? Sei come il cipollotto? Boh. E ora c'è il momento per me più importante in assoluto, ovvero l'assaggio. Prima prendo il pollo. Allora, potete prendermi anche per presuntuoso, fate tranquillamente. Però questo è 10 volte più buono di quello che ho mangiato del migliore ristorante cinese. Guardate, è veramente squisito, ma veramente squisito. La prossima?